Ciao ragazzi, oggi secondo appuntamento con l'incontenibile Magdi Makran, che ci parlerà del suo concetto di bodybuilding, illustrando le tecniche e i metodi di allenamento che gli hanno permesso di diventare campione del mondo WABA delle medie taglie nel 1989. Nel corso dell'intervista avremo modo di approfondire anche gli argomenti alimentazione, preparazione pre-gara, stile di vita e suggerimenti per chi si avvicina ora al controverso ma affascinante mondo del bodybuilding e avremo modo di apprezzare anche alcuni divertenti aneddoti di vita. Ma andiamo al sodo, lasciamo la parola a Magdi e riscopriamo le basi della cultura fisica classica. Enjoy! Ciao Magdi, bentornato sul canale. Ciao Roberto, grazie. La volta scorsa ci siamo confrontati, ci hai raccontato la tua storia di vita, come sei partito dall'Egitto, come sei arrivato in Italia, come ti sei appassionato al bodybuilding, la tua avventura agonistica, eccetera, eccetera. Oggi parliamo di qualche dettaglio tecnico sugli allenamenti, eventualmente alimentazione, la tua esperienza di un atleta che è stato campione del mondo e professionista, quindi un'esperienza di un certo peso. Partiamo subito con le domande. Allora, cos'è il bodybuilding per te? Quali sono stati i tuoi riferimenti, le tue fonti di ispirazioni, eccetera, eccetera. Raccontaci un po' cos'è il bodybuilding per te, la filosofia di base. Sì, diciamo ecco, io ci tengo tantissimo a andare un po' indietro perché, andando indietro è la cosa più importante. Io come la mia aspirazione, cioè come vedevo i campioni, quindi, diciamo, le prime foto che m'hanno attirato era, Steve Reeves ovviamente, l'estetica di Steve Reeves, no, anche se non sono della sua epoca, però ecco questo era, m'ha dato un'idea di la bellezza del corpo, no, poi non si scordamo ovviamente anche l'antichi romani che se andiamo a Firenze e vediamo le meraviglie delle statue, no, io sono andato a Cer Firenze diverse volte e lì vedi la bellezza del corpo, non c'è tutti i turisti vengono lì a vedere queste cose senza essere culturisti, vedi proprio un corpo bello. armonioso, armonioso. Meraviglioso. Quindi se passo da Steve Reeves ovviamente, andiamo da un Frank Zane. Eh. Beh, cioè se io ci provo a fare le pose di Frank Zane faccio schifo, no, è normale. Lì la Ognuno ha le Brada sue caratteristiche, dai, ognuno ha le sue caratteristiche, giustamente, cer come dici tu, no? lì la Brada sono quelli che m'hanno stimolato cosa significa il culturista. Cioè, semplicemente guardando un f questi fisici, lo capisce da solo, i parametri erano già li vedi su questi corpi, no, è vero che dopo è arrivato Arnold e va bene, questo sì, ma la bellezza del corpo per me era questo, era un Massaroni, se devo dire un nome di un campione italiano, no, Cer estetica pura, e io poi vengo dalla scuola di Massaroni, inutile che no, non una devo grande scuola, spiegare. una grande scuola. E quindi già dall'inizio ero attirato di l'estetica. D'altronde poi il nostro sport è estetica pura, Certo, nessuno è ti quasi chiede. arte, no, dovrebbe essere quasi arte. È un'arte, perché se io ho detto le statue o queste arte pura, quindi, Certo, sai che quando entri in palestra, se poi vuoi fare un atleta agonista, a devi vuoi gareggiare, è quello. Allora, il fisico per me, dico per me, spalle larghe, vita stretta e muscoli rotondi, è così. È normale, no, se tu sì. c'hai la vita larga come le spalle, per me, se io ero così non gareggiavo. Certo, lì la genetica la fa è importante. Comunque tu dici giustamente un fisico classico, un fisico ispirato alle statue greche e romane, che qui è esaltato nei fisici un po' più muscolosi alla Massaroni, non solo muscoli, diciamo muscoli, ma con forma, ecco. Sono messi bene. Eh sì, Questo non significa che uno non devi crescere, no, cer puoi crescere se il fisico se questa struttura ti permettere senza perdere l'estetica.
puoi certo, anche arrivare a 120 chili, senza perdere la tua estetica. Se si comincia a perdere estetica, devi cambiare qualcosa. chiaro. È quello che io facevo praticamente nella mia ignoranza, anche quando ho cominciato, no, ma ho Beh, continuato su ispirazione, quella è un ragazzo ispirato, hai visto Steve Reeves, poi se mi lasci un po' riassumere, no, quindi Steve Reeves, chiaramente Frank Zane, Lila Brada, in passato mi citavi anche Bob Paris, no, queste figure molto belle da vedersi, muscolose, armoniche e ispirate sicuramente alle statue greche, quindi un bel punto di partenza dai. Sì, è importante anche perché poi, se noi vediamo, un attimino anche i gusti italiani, insomma, ecco, da sempre l'italiano, piace quel corpo muscoloso, non eccessivo, non eccessivo. Cer vero. Quello poi insomma, quando dicevi Bob Paris per me è una cosa a parte, cioè nel senso è la Un altro bellezza pura. livello. Sì. Certo, sì, 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 certo, no, era fantastico Bob Paris, certo, sì. Quindi questo è deve essere per qualsiasi atleta, non dico che devono amare per forza questi fisici, ma il punto di partenza, estetica, proporzione. Questo Perfetto, perfetto. Quindi, Magda, adesso che abbiamo descritto l'obiettivo, no, i la filosofia di base, la cultura sì, fisica classica, come arrivarci? Adesso parliamo proprio di allenamento e magari anche un po' di alimentazione. Quindi, sì, raccontaci il tuo percorso. Tu sei stato un atleta principiante, un agonista, campione del mondo, sei stato un atleta professionista, quindi hai un'esperienza molto ampia. Raccontaci un po' il tuo percorso, come è evoluto il tuo allenamento nel tempo e anche oggi che sei una persona matura e se continui ad allenarti, quindi magari facci soprattutto l'evoluzione e poi dopo anche cosa consiglieresti a un giovane di fare, ma lo vediamo dopo. sì. Allora, chi ha visto la prima intervista ha sentito che ho cominciato da Massaroni e io onestamente per forza devo iniziare da Massaroni, la palestra di Massaroni, perché lì mi sono allenato. È vero che quando sono entrato non conoscevo la lingua, tutto il resto, quello che abbiamo detto, facevo come facevano l'altri, no, tutti i giorni facevo 2 ore perché mi piaceva. Cioè, non è che andavo oltre che rubavo a destra e a sinistra questo o quell'altro, perché mi piace anche imparare, importante questo Diciamo punto. che rubavi informazioni, ecco, perché potresti essere frainteso, no, quindi rubavi informazioni, giustamente catturavi, guardavi, Scusa, imparavi. non Detta rubavo. cos Ero già in galera. Allora e quindi praticamente e lì, vedevi queste palestre che poi ecco, era piena, sempre casini, tutti sudati. Io riuscivo se tu, oggi come oggi mi dici: "Preferisci una palestra che non c'è gente o poca gente o non fanno casino o come era prima", ti dico come era prima. Riuscivo a concentrarmi perfettamente anche con il casino, tranquillamente. Quindi io dove mi metti, mi metti. Mi allenavo, non c'erano problemi, no, partendo da questo punto, piano piano ovviamente chi mi dava un consiglio, non voglio ripetere quello che avevo detto, però la cosa più importante è che stavi dentro non dentro una palestra e basta, stavi dentro una scuola. La grande scuola scuola. certo, perché era piena sempre di campioni comunque, Sì. era la scuola Massaroni. Cosa significa? Estetica pura, intelligenza, perché è inutile tutto quello che sentiamo oggi. Non voglio commentare, non voglio commentare. Io commento perché lo so, perché io conosco questa gente, l'ho visti come si allenano e il modo di pensare, importantissimo. Se tu cominciavi da andavi da Massaroni dall'inizio come ho fatto io, capivi perfettamente che Massaroni ti faceva il mazzo se sa che tu facevi uso, cioè l'esagerazione. Ecco, Certo, se è certo. una cosa moderata
e un discorso, no, Certo, certo, diciamo, nel senso un po' della misura, è chiaro. evidentemente dentro la palestra ha discusso davanti a me tantissime volte con vari personaggi. L'altronde poi si capisce che poi, certo tanti magari non amano molto il Massaroni perché era uno, su quel discorso non sorpassava per niente. E io sinceramente non ho mai chiesto lui cosa usava, non cosa usava, non mi interessava proprio, cioè nel senso, è chiaro che lui diceva agli altri: "Non dovete esagerare." Magari oggi come oggi esce uno ti dici: è perché tu non hai fatto." Risposta sbagliata, risposta sbagliata. È chiaro che ha fatto, ma, non sono io né te che andiamo a chiedere lui cosa ha fatto, quanto ha fatto. Quindi Magdi, scusa, per puntualizzare un po', quindi stiamo parlando un po' del diciamo del supporto chimico, no, in qualche modo, no, quindi diciamo che Massaroni promuoveva un utilizzo che doveva essere comunque che doveva essere una cosa E moderata per migliorare i progressi senza inficiare la senza rovinare la salute, ecco, diciamo così. certamente è una cosa moderata, ma lui non giocava, non era la sua cosa, la sua forza il giocare la chimica. No, Certo, era uno ha studiato, era uno sperimentava le cose e sapeva perfettamente come si deve allenare. Non certo, era non era pezzi fighi, dai forza no, era tutto studiato. cer Ovviamente io per capire certe cose, con il tempo ho cominciato a imparare la lingua, questo con l'altro. Onestamente non ero il tipo che gli facevo tante domande, ma per il carattere mio quando vedeva che esce e quasi sempre qualcuno mi faceva le domande, io stavo lì a ascoltare. E mettevo informazioni, e metti informazioni, anche magari cose, spesso e volentieri, parlava faceva discorsi che io, sai, non li capivo perché, sì, non completamente, facevi un po' fatica perché chiaramente l'italiano no, a parte l'italiano, ma c'erano anche frasi a livello, no, sì, 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 un po' scientifico, diciamo che magari non avevi studiato quella materia, era difficile capire. gente che ha studiato, e quindi per me era un attimino, difficile, ma con il tempo poi ho capito il senso. Certo, che è quello che Quindi conta. certo, quindi il mio obiettivo, oltre l'allenamento, imparare. Questo è importante. Sono passato qualche anno lì e ti posso assicurare tutto quello che lui spiegava, tutto quello che io vedevo, mi ha servito addirittura quando sono diventato professionista. Non ho Certo, mai non ho mai dimenticato una virgola no, non esiste, registravo tutto. se mi permetti Magdi, è anche il bello del bodybuilding, perché il bodybuilding non è solamente prendere i pesi e muoverli, no, ma è anche un percorso in cui uno impara. Da ragazzino uno non sa molte cose, però se ha modo di frequentare una buona scuola impara proprio a livello cos'è l'allenamento, fin dove bisogna spingersi ed eventualmente se uno diventa di alto livello userà anche un po' di chimica chiaramente, però il tutto va tarato in un certo modo. Sì, sì, vedevo anche che lui, per farti un esempio, all'epoca spiegava come si faceva la pressa. Lui metteva i piedi giù e ti diceva: "Devi mettere i piedi giù, no, perché così te lavora", ho fatto un esempio, il quadricipite di più magari, Cer il muscolo sul ginocchio di più. Questo f se faceva il lat machine inverso c'era un senso, ti diceva: lat machine inverso perché?" Perché lui diceva: "Chi c'ha i dorsali corti lo deve fa", sì, per per esempio, no, sviluppare la parte bassa, certo, un po'. quello, no. Eh. E quindi ogni tanto ti dava, un input, una cosa che ti può risolvere anche i problemi, un muscolo che magari non cresce come lo devi come lo Cer devi ecco, come lo devi fare. I gruppi carenti, come poter migliorare i gruppi carenti per equilibrare tutto il fisico, come si diceva in maniera artistica, no, perché Certo, fosse e quindi simmetrico, perché sia simmetrico. d'altronde lui per esempio personalmente faceva la panca inversa, oggi neanche la sanno che significa.
Infatti Faceva la correttamente panca, ma poi dopo io dico: "Ma tutti fanno la panca anversa qui", perché lì poi ecco, c'era un attimino di così, non avevano capito perché lui faceva la panca anversa. Aveva il petto enorme e voleva sviluppare le questo spalle. muscolo barra la spalla Sì, anteriore o sì, comunque deltoide, sì, creare una separazione tra petto e spalla. Quindi lui cer curava queste, no, rifiniture diciamo. sì, sì, E lì te devi ottimo. imparare. Se lui c'aveva il petto grosso, era ovvio che l'altri non dovevano fare la stessa cosa. Sì, e infatti era una cosa adatta alle sue caratteristiche. Certo, Però c'era un senso e il perché lui faceva certe cose, no, quindi te impari, piano piano te impari. Non veniva spesso come dicevo, però io, ho passato qualche anno lì e insomma ho capito tantissime cose. Era uno anche sapeva posare e faceva certo. le cose adatte al suo fisico. Metti in testa già da quando ho cominciato a posare io facevo quello che era adatto solo a me. Facevo Giustamente, ve giustamente. facevo vedere solo i punti forti. Non mi mettevo a fare 50.000 pose, no, sì, anche se sono collegati bene, però alla fine più posi, più fai vedere anche, le tue carenze. Certo. Sì, sì, bisogna valorizzare i punti forti perché il posing è un'arte di come presentarsi, devi presentarti al meglio. E certo, un Lila Brada si permetteva di fare anche 3 minuti di routine, ma Lila Brada, un Sì, sì, maestro. Eh, campionissimo. prima di Lilla Brada c'era Macaulay, un altro maestro, faceva le sue routine sulla musica classica che non è una cosa facile, ma, però erano mostri da cioè non ogni posa era un quadro. Sì, eran delle statue, ogni posa era una statua, era una inquadratura di una statua. E questo cosa t'insegna cosa significa posare. Ecco, un altro Cer discorso che non va trascurato, certo, no, certo, e quindi praticamente ecco l'inizio. Piano piano andando avanti come dicevo prima all'altra intervista che ho cominciato a vincere, vabbè, ecco romano, laziali, questo con l'altro, gli italiani, eccetera, era tutto così, senza dieta, senza insomma quello che, mangiavo non facevo né ricarica né scarica, queste cose qua. Anzi mi ricordo una volta, non mi ricordo quale gara, io ero un po' avevo fatto una scoperta mia perché, all'inizio non crescevo insomma come volevo io. Ho scoperto che dopo l'allenamento se mangiavo i dolci o la cioccolata, ho cominciato a mettere chili con facilità. cer Onestamente a livello scientifico non te lo posso spiegare. Ci sarà un Comunque collegamento più chimico carboidrati, più calorie, sicuramente ti dava quel boost che magari ti sì, mancava. e neanche mi ingrassavo. Allora, un giorno prima c'avevo ha visto quando all'epoca c'era da Gastroni i blocchi di cioccolato così, no, Cer messi così. E io portavo con me prima di salì sul palco, dam 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 a mozzicare. Lui era sceso, non mi ricordo perché, guardava gli atleti, m'ha guardato, m'ha detto: "Ma che fai? Oh" no, io ho detto: "Niente". Vabbè, presto se n'è andato perché dice che un altro È una strategia pre-gara dai, strategia pre-gara molto personale. Comunque Magni fantastico, senti, ma a livello parliamo proprio a livello poi di allenamento, cioè dagli inizi, quante volte ti allenavi la settimana, quante serie facevi per gruppo, un po' queste cose, se privilegiavi l'alto volume piuttosto che l'alta intensità, cose di questo tipo, no, un po' per dare all'e all'epoca ovviamente erano il solito 6 giorni a settimana, ehm,
sì, 2 ore al giorno e praticamente sicuramente facevo, tante serie, no, quindi alto volume. Quindi una ventina, per dire, una ventina per gruppo, non so, 15 Ventina dai. una ventina tranquilla, poi io Ah. certe volte, sgaravo perché mi piaceva andare avanti e vabbè, quello No, vabbè. sì. Ottimo dai, Eh, se c'è l'entusiasmo, se c'è l'energia. sì, poi era una cosa mia ero istintivo, ma poi dopo insomma piano piano. Allora passando questo discorso, mi ricordo bene diciamo, quando ho cominciato a ragionare sull'allenamento e questo ragionamento l'ho fatto prima di i mondiali, non mi ricordo quanti mesi prima, ho cominciato a inserire i momenti di base proprio come prima cosa. Quindi praticamente dovevo fare i dorsali, per me era, la sbarra sopra di tutto. La sbarra per me metti la sbarra, la T-bar, il pullover, ti sei fatto una schiena così. Ma quando dico la sbarra, se allora la sbarra c'è tanta gente, so' forti a fare la sbarra, ti sale la sbarra dum 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 dum. Okay, quando per te la sbarra è diventata facile, cominci a mettere il peso, quindi mettere il Sovraccarico, sì. e lì il per forza, vuoi o non vuoi, cioè ti ingrossi perché stai facendo un lavoro con un carico, Cer non stai facendo le flessioni per terra, no, certo, anche sì, se sì, quello un lavoro di forza diciamo in qualche modo. e quindi per me i momenti di base era importantissimo, molto importante. La panca parallele, Quindi aperture. diciamo per la schiena hai detto, sbarra, che presa usavi una presa ampia, inversa o le usavi un po' tutte, No, la sbarra larga, perché è quella che ti fa il dorsali veramente cioè è quella. Più una difficile sbarra larga dai, una sbarra larga. sì, perché, non devi scegliere la cosa facile, devi scegliere la cosa difficile, anche se parliamo di sbarra, ma la sbarra se tu la fai larga, ti fai un mazzo così, è ovvio. Sì, 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 no, è chiaro, la sbarra è un esercizio difficile e soprattutto se uno è un po' pesante, sicuramente è un esercizio che può essere anche molto sfidante. Certo, infatti chiedevo l'aiuto ogni tanto che Certo, qualcuno ci mi dà sta, una mano, la ci sta, facevo, la ci sta. facevo. Se il petto era ovviamente, panca, parallele aperture per esempio. Non il dorsale non bisogna trascurare mai il pullover, questo Sì. essentiale che oggi nessuno lo fa. È un esercizio molto old school, cioè proprio dei tempi di Arnold, Columbu, eccetera, eccetera, se vogliamo, no, loro lo usavano tanto, anche Bufferrigno. Ma sì, perché se tu, osservi il pullover fatto bene, è ovviamente un movimento diciamo, chiamiamolo così, di stretching, di allungamento. Certo, Allunghi e fai lavorare le scapole veramente bene, perché i dorsali sono le scapole, è un lavoro di scapola, no, e sì. quindi queste cose qua. E mi ricordo che, la forza aumentata, ho cominciato a crescere di più, ovviamente ho cominciato un attimino a fare meno serie, eccetera, quindi c'avevo un programma che avevo organizzato io per aumentare la massa facendo questi movimenti di base, senza Scusa Magdi, quindi i movimenti di base sei stato chiarissimo, adesso riassumo un po' per la schiena per esempio sbarra, T-bar, rematore, poi c'è il pullover, per il pettorale panca piana, inclinata e i dips parallele, no, ma come numero di ripetizioni per serie come ti organizzavi? Usavi dei piramidali piuttosto che sempre lo stesso carico, non so. è chiaro che io ho usato sempre piramidale, sempre. No, e il discorso di riscaldamento non va mai trascurato, mai Sì. trascurato. Se oggi io me posso permettere di dire una cosa che magari se oggi si parla di, non lo so, il heavy duty, no, l'heavy duty ovviamente se uno la fa prendiamo,
Yates, perché no? Anche se poi se andiamo a analizzare chi l'ha inventata? Mike Minzer. Certo, Mike Menser è il padre delle heavy duty. Domanda: quanto è diventato Mike Minzer grosso con questa tecnica sua? Questo è difficile dirlo, perché era già grosso prima. E poi ti voglio dire, no, c'era Arnold Schwarzenegger a 19 anni senza mai fare il discorso dei heavy duty. Arnold Schwa era enorme a 19 anni, Era enorme. se non mi sbaglio ha battuto ha vinto il Mister Olympia forse a 20 anni o 21? Non mi ricordo, ma Beh, prima sì, ha vinto comunque diciamo che aveva già vinto il Mister Universo a 19 è stato uno dei più giovani Mister Universo della storia, quindi sicuramente. e prima di Mike Menzer non c'era Sergio Oliva? Sergio Sì. Oliva, sì, un altro Era grossissimo campione, grandissimo campione. era grossissimo, enorme. Adesso No, nessuno mi può dire quindi ecco i ragionamenti miei dove m'hanno poi ho cominciato a no, certi allenamenti non è questo il segreto. L'heavy siamo duty d'accordo, siamo d'accordo. l'heavy duty è solo una pubblicità. Io sono più sono convintissimo di questo. Oltretutto è dannosa. È un allenamento dannoso, perché prima o poi ti strappi. C'è poco da inventare, c'è E poco se da non ti scaldi bene può essere un po' pericoloso, perché effettivamente bisogna scaldarsi bene e far movimenti lenti, perché se no sì, ma, guarda che, Dorian Yates faceva i movimenti lenti, non è che no, però si allenava benissimo, solo che con quei carichi lì sì, è chiaro che oltre che oggi si parla di cedimento. Lo sai e io che cosa usavo? Voglio collegare il cedimento sinceramente prima cosa si chiamava? Ripetizioni forzate. sì, arrivare fino alla fine, poi farsi aiutare un pochino, Farsi certo. aiutare da un amico, uno bravo che sa che significa, ti leva questi 2 o 3 chili, tu l'ultimi 2 o 3 ripetizioni hai portato il muscolo all'esaurimento. Oggi l'hanno chiamato cedimento, vabbè, no? Beh, diciamo sì, è un modo di definire a spingere al limite, no, perché No, magari un po' il sì, sì, vabbè, problema chiaro, non c'è niente anzi non c'è niente di nuovo, son d'accordo. tutte queste tecniche, tutto questo che noi sentiamo oggi già c'era, hanno cambiato solo il nome. Sì, sì, questo è vero, cioè gli allenamenti son per 40 anni son sempre quelli, cioè voglio dire i movimenti sono quelli, le tecniche sono quelle, poi sono le super serie, delle cose tutte cose provate già negli anni Sì, passati, dai. serie giganti, tutto questo già c'era. Quindi alla fine ho cominciato a fare i miei ragionamenti e ho inserito, questo tipo di allenamento, ehm, per la fase di massa o per aumentare la massa muscolare e m'ha dato i risultati. A un certo punto, ehm è successo che magari non c'avevo qualcuno che m'aiutava. E lì non lo so come, mi sono inventato una cosa mia, no, onestamente ecco, questo sistema che io facevo, onestamente m'ha dato grossi risultati. Esempio, iniziavo con la panca, quindi per dire prendi 50 chili, ti riscaldi aumentavo. Quando arrivavo, per spiegare esattamente quello che facevo, quando arrivavo Certo. a 6 ripetizioni, calcola nessuno mi sta dietro, quindi da solo, a 6 ripetizioni, se provavo a fare la settima mi cascava addosso il peso. Quindi scusa Magdi, giusto per ricapitolare, tu usavi un piramidale, quindi prendevi 50 chili, facevi la prima serie, non lo so, 6, 8, 10 ripetizioni, poi aumentavi a 60 e facevi e andavi Sì, sì, poi arrivavi al massimo, diciamo al massimo insomma, e con quella serie e con quel peso lì, mettiamo 100 chili dico per dire, facevi 6 colpi, 6. 6 colpi, la settima, non usciva fuori, se non mi cascava addosso il peso. Allora che cosa ho fatto? Questa serie che sono fatta di con questo 100 chili, no, come abbiamo Sì. detto, 6 ripetizioni, facevo altri 5 serie così. Giustamente, quindi accumulavi del volume di lavoro sempre con quel carico, una volta che ti eri ben scaldato
e arrivando vicino a non poter far più vicino al cedimento, però Quindi praticamente con questo lo stesso peso, se facevo 6 ripetizioni con 100 chili, alla sesta serie, no, o la quinta serie, sempre con 100 chili, sempre 6 ripetizioni. Dopodiché prendevo un peso medio alto, facciamo il 60% del carico, una serie di tante ripetizioni, finito. ottimo, quindi facevi un bel lavoro, poi facevi quello che oggi si chiama back off, cioè tornavi indietro e facevi un po' di pompaggio, e Quello che m'ha fatto crescere a lasciamo p diciamo levamo il riscaldamento e l'ultima serie perché giustamente no, quello che mi faceva crescere veramente tantissimo è il numero 5 per 6. quindi diciamo parecchie serie di quell'esercizio per un carico notevole. E che tempi di riposo fra una serie e l'altra usavi? Cioè che tenevi? Io mi ricordo bene perché tra una serie de 5, 6 ripetizioni, l'altra passava 1 minuto e mezzo. Mh, Perché poi con il tempo quando, hai capito bene questo tipo di allenamento ormai è diventato mio perché mi dava risultati, no, certo. sai qual è? Se un conto che prendi un peso e fai 12 ripetizioni, magari con il 70% di la tua forza, un conto che prendi questi fai questi 5 ripetizioni. Sembra un lavoro di un pesista, un po'. Sì, 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 è un lavoro di forza, cioè comunque 5, 6 ripetizioni è un lavoro di forza. E quindi la st la il fiatone non era è una cosa la stanchezza, voglio recuperi io almeno lo recuperavo tranquillamente dopo 1 minuto e Certo. mezzo. Sì, E sì, per e più sfiancata una serie più lunga, con carichi più bassi, però, sì, diciamo comunque a livello di forza invece è più impegnativa la serie breve, insomma. sì. E difatti poi che è successo che, facendo questo tipo di allenamento, io sono le aperture per esempio su panca sono passato da 25 a 35 perché aumentava ti permetteva anche di aumentare la forza, no, Certo, quindi tu stai sottolineando un altro punto, che Magdi, quindi anche sovraccarico progressivo, cioè non è che facevi 5 e 6 da 6 ripetizioni, ma anche aumentavi il carico di seduta in seduta o quando riuscivi, aumentando sempre il lavoro. sì, perché poi, anche a parte se aumenti di muscoli, ma, c'è anche una conseguenza, aumenta anche la forza, perché mettendo questo peso ripeti, con lo stesso peso, lo ripeti 5 volte, insomma, la forza aumenta. È un bel lavoro di forza, dai, è un lavoro di forza Forza classico, un po' della old school che funziona, che tu confermi che almeno su te ha funzionato bene. che per me su di me ha funzionato. Io sono arrivato a fare ci stanno i testimoni tanti, aperture alzate laterali da seduto con 30 chili. A le aperture per il petto o per le spalle? No, No, perché alzate laterali da seduto, madonna, scusa se son tanti 30 chili di aperture di alzate laterali per deltoidi. no, Complimenti. e a dirti la verità non ero nemmeno un fenomeno di forza, e mi ricordo bene e io facevo i bicipiti con il bilanciere in piedi con 90 chili. Sì, 6 son carichi molto cominciano a essere carichi interessanti. 6 ripetizioni, certamente usavo anche c'era il cheating, ti ricordi? Un Certo, attimino questo assolutamente. questo aiutava tantissimo la crescita muscolare, però devi avere la testa, non devi fare lo scemo, no, Sì, sì. Non si tratta di lanciare il peso così, si tratta di aiutarsi un attimo per far più ripetizioni, guarda. un attimo e sapere quando devi fermare. Non devi arrivare a infiammazioni, dolori, no, Certo. tutto questo. Quindi dietro il mio allenamento c'era è vero che il fattore scientifico proprio non era la mia forza, però i miei ragionamenti. Quindi
devi sperimentare. Io ho sperimentato anche le super serie, ho sperimentato tante cose, e questo vedi m'ha servito. Nella mia ignoranza ho fatto tutto, giustamente, però alla fine ho cominciato a fare i ragionamenti. Ecco perché t'ho fatto il discorso di Levi Duty, di Sergio Oliva, no, Cer Mike Menzer, no, Levi Duty, per me, è una pazzia pura. Se ha funzionato su un il signor come si chiama? Dorian certo, Dorian Yates, certo, Dorian Yates sì, faceva poi una Duty modificata anche Dorian Yates. l'ha fatta modificata tutto quanto, ma allora Dorian Yates, che poi adesso fa anche il coaching online, tutto il resto, voglio vedere quanti allievi suoi arrivano al suo livello, perché e tutto poi gira intorno la Su genetica. quell'argomento che si chiama genetica. Anche. Non si scappa, non c'è nulla da fare. Ragazzi, voglio dire a tutti, adulti non adulti, la genetica, devo essere chiaro, perché prima io oggi se noi facciamo questa chiacchierata tra noi, voglio dire anche questo: non mi interessa fare il coach a nessuno, non voglio fare pubblicità per nessuno, non mi interessa assolutamente guadagnare di tutto quello che noi diciamo, che magari dico anche cazzate, non ha importanza. Quello che dico, quello No, che il tuo io fa pensiero, riporti la tua esperienza, che è comunque un'esperienza di valore. sì, e quindi posso dire questo, il mio pensiero è questo: non se scordamo, sono obbligato a tirare fuori un nome come Lee Haney, Mh, perché grandissimo campione. grandissimo campione, era enorme, estetico al 100%, spalle Sì, così, vita stretta, non ha usato questo sistema. Lui ha detto 50.000 volte: "Noi non siamo pesisti, bisogna imparare a usare il peso." Quindi è cresciuto senza questo sistema, certo. Sì, no? sì, sicuramente. E Haney giocava su altre carte, giocava su altri piani, come dici Non tu, no? vale che tutti questi campioni hanno una cosa in comune: non va trascurata la genetica, Certo. non va trascurata. Questo No, non no, la genetica è il punto di partenza se uno vuol diventare un campione. Sviluppare un fisicchetto, tutti possono migliorare. Diventare dei campioni, non tutti possono diventare campioni. quando poi ho finito i mondiali continuiamo così non se no lo sai che io chiacchiero poi dopo Sì, sì, no, io sto cercando di riportarti su argomenti sì, tecnici, ma va bene, vai. e quindi praticamente che è successo? Voglio anche fare un dopo una piccola cosa per spiegare la genetica ancora di più. Certo. Ehm, dopo poi che ho vinto mondiali e tutto il resto, io tu come tu sai, come tanti lo sanno, io non è che mi consideravo tutto questo coso. Volevo migliorare, quindi sono andato a gareggiare con i professionisti. Era il mio obiettivo era migliorare. Sapevo che lì ero gareggiare con questi non ero nessuno, non mi interessava questo. Non è che andavo lì: "Ah, anch'io sono un campione." No, questo è un altro proprio come se tu è un altro settore, no? Quindi praticamente gareggiare con questi, ho cominciato poi a ogni gara facevo le modifiche. Non esiste che poi tornavo a casa, facevo le stesse cose, no, non Sì, esiste. cercavi sempre di migliorare data l'esperienza, è una cosa giusta. Cioè, Io la cucinare ho cominciato a fare un discorso, mio, okay. Avevo letto qualcosa qua, là, dico: "Okay, ma, per crescere, no, se prendiamo, l'alimentazione per dire, no, ti dicono se il corpo può assimilare 30 grammi di proteine per volta, no, almeno io ho così letto sì, sì, una volta era un credo una volta molto diffuso. okay, quindi tu sai, no, che, se il tuo pasto
gli devi dare 30 grammi di proteine, quindi magari 1 etto e mezzo di carne, perché o 1 etto di carne, pollo, quello che sia, fanno 20, 25 grammi di proteine, no, Cer fai, il tuo calcolo sul tuo peso, così facciamo una cosa terra terra, facile, no, non sì, sì, è ma è quello che serve, O ognuno si deve calcolare, se hai bisogno di tot proteine, pesi 80 chili, hai bisogno di tot proteine, dovrai mangiare tanta carne, tanto uova, poi tu eccetera. cominci a dividere questi pasti, no, c'hai le proteine totte, carboidrati totte, grassi totte, e per non mangiare troppo in modo eccessivo 5 volte al giorno, no, okay, dico Quello sì. ma allora uno esce fuori e ti dice: "Ma io ho fatto tutto bene, ma non cresco. Io mi alleno bene, non cresco. Io ho fatto chimica, più di questo non cresco". Risposta, dove sta la risposta? È sempre quello. No, la risposta sì, sempre quella, ma solo per rispiegare un attimino, no, allora io ho cominciato a far questo ragionamento per me, non perché, devo spiegare agli altri, per me. Dico: vediamo un po', okay, la genetica è importantissima perché se hai tanti ricettori e l'altro ce l'ha di meno, ho cominciato a fare così, dico: "Ah, uno cresce, l'altro no". A livello pratico, se io prendo una tazza di caffè e un bicchiere, verso sulla tazza del caffè, la riempio d'acqua, a un certo punto, se continuo, esce fuori. Certo, E lo stesso per quanto riguarda il bicchiere. La differenza dove sta? Che il bicchiere prende più acqua. Facile, no? chiaro, una Quindi tazza grande ci sta più acqua, una tazza piccola ci starà meno acqua, e ovunque. quindi parliamo di una gente che magari non sono fortunati, non hanno molta genetica. Che fanno? Eh, è normale che se tu non assimili, se tu metti carne perché segui la dieta, però il corpo tuo non assimila tutti questi proteine, perché fa passare solamente una parte e il resto, te lo fa usare come energia o quello che sia, no, no, Certo, sì, sì. Comunque diciamo se non riesci ad assimilare quello che mangi, i mattoni non servono. non se metti la chimica, no, e lì poi c'è un certo tipo di ragionamento, no, che io quello che ho detto sempre, se io metto il 3 che mi danno 10 di risultato, non devo aumentare il 3, Quindi tu perché giustamente dici la minima dose indispensabile, perché è inutile andare oltre, che il tuo fisico magari ma è inutile andare oltre perché c'abbiamo sempre la tazzina e il bicchiere. certo, Se tu sì, 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 nessuno ti dice niente, metti oltre, accumuli effetti collaterali. Che fai? L'allenamento crea infiammazioni, okay, sì, mangio tanti carboidrati, crei infiammazioni e metti anche la chimica sopra e e sono 3 cose che creano infiammazioni, sì, cominci a sentì' 'a stanchezza. Oh cazzo, questo mi bombardo, perché più accumuli, più aumenti l'infiammazione, sei stanco e non sì, credi. chiaramente. Cominci a accumulare tutti gli effetti collaterali, tutti gli effetti collaterali, e quello lo sappiamo, lo sanno benissimo tutti questo, Sì, però sì, dicono sempre: perché tu non te s" no, io non ho fatto tanto e anche giustamente, perché se io c'avevo il bicchiere grande, ho capito da solo che sì, se dici 30 grammi di proteine e il corpo assimila 30, ma magari il mio assimilava di più, certo. no, Magari il fisico tuo assorbiva assimilava 40 e il fisico di un altro ne assorbe 20 e quindi bisogna se quando sentivo ecco quello devi conoscere te stesso, quando sentivo che il bicchiere è pieno, no, quando superavo questo, stanchezza, non vedevo risultati, no, e quindi ho capito, non devo versare più e la cosa è di
non mettere più finché non scende il livello di là. certo, cer Quindi hai è sempre chiarissimo, come ed è un un te approccio come sì, sì. una pianta, gli metti l'acqua e quella prende. Se metti troppo la affoghi. Punto. Assolutamente, cioè siam d'accordo. Il troppo si dice il troppo stroppi, insomma, il troppo non va mai bene. Ti assicuro, a me nessuno m'ha detto queste Massaroni non m'ha mai detto: "Fai Cer questo", no, con Massaroni si parlava proprio di quel discorso. chiaro, chiaro. Nel modo più assoluto. Quindi ecco con il tempo, come ho fatto un certo tipo di allenamento che era adatto a me, non ero un grande mangiatore di carboidrati perché quando sono arrivato oltre le 100 chili, se mangiavo troppi carboidrati vedevo che m'ingrasso, non io c'avevo lo specchio, non c'era Certo, bisogno di altro. cer Vedevo le mie carenze e andavo in palestra per lavorare sulle carenze. L'alimentazione quando mai ho preso la calcolatrice a fare calorie questo con l'altro? Okay, è meglio essere precisi, chi ti dice di no? Però io dico quello che ho fatto. certo, ma tu stai prendendo ponendo un punto l'accento su un punto importantissimo, cioè l'istinto, la capacità di percepire cosa ci fa bene e cosa no, sia in Esatto, termini di allenamento che di alimentazione che di altro, no, e sì. questo è una grandissima esperienza che va sviluppata, una sensibilità che non tutti hanno. Sì, sì, perché, voglio dire, noi dobbiamo tutti quanti dobbiamo usare il cervello, l'intelligenza. Guarda che la gente ti rispetta benissimo quando capiscono che non sei un coglione. Devo dire queste frasi perché si capisce meglio forse e io poi Sì, sì, ma parliamo esplicito. sì, perché, mi rispettavano perché capivano che sono un tipo sveglio, non Certo, me potevi fregare facilmente. Sì, certo, tutti venivano da me, magari gente non ti conosceva: "Ah, ciao, ah, sei Magdi? Sì, 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 quanto prendi?" Ecco, quando m'hai ripetuto 1 volta, 2, 3, io rispondevo, dicevo la verità. Sì, sì. Solo questo hai fatto. Allora scusa, alla fine ho cominciato a rispondere male, ma se tu lo sai quello che ho fatto, perché me chiedi? Perché me lo no, ma chiedete? perché sono increduli, perché non ci credono. Ma io ho sentito la stessa cosa, guarda, c'era Lee Priest, non so, hai presente Lee Priest, che si Certo. lamentava della stessa cosa, che lui è molto aperto su questo tema, ha sempre detto: "Ma non gli crede nessuno", e allora anche lui diceva: "Vabbè, allora". No, ma, scusa, la gente ancora adesso vogliono sentire quello che vogliono sentire loro. Loro Esattamente, quello è il problema. sì, loro ti fanno la domanda perché tu gli devi dare la conferma di quello che c'hanno in testa. È normale che uno dispiace perché, quando vedi atleti o gente siamo allenati insieme, tutto quanto, loro non crescevano, io so' cresciuto, e facciamo questo poi è una regola in generale. Ti dispiace, ma non è colpa loro, nemmeno colpa mia, voglio Eh dire, sì, no? eh sì, sì. Quindi se poi ecco, qualcuno mi dici: "E non è vero niente che non ci stanno i natural", e io adesso racconto questa storia, che sarà anche per spezzare un attimino il discorso. Guarda, ti racconto una cosa di una persona che io l'ho conosciuto, stiamo parlando di natural. Allora io quando stavo in Egitto, eh, Sì, sì, quando stavo in grande. Egitto e c'avevo tipo una ventina d'anni e tu lo sai i miei allenamenti là era, la sbarra, parallele, se in piazza c'erano quelli che affittavano i pesi, boom, 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 tutto quello che, potevo fare, l'ho fatto. E quindi un giorno praticamente, m'hanno fatto conoscere m'hanno presentato un ragazzo, dici: "Guarda", e un amico mio sapeva che avevo tutti amici miei, nessuno si allenava, tutti tutta non ero grosso, ma ero disegnato così, no, e quindi dici: "Ti presento uno che ti vuole conoscere qua, là". E dico: sì". Allora m'ha presentato uno che praticamente c'aveva la mia età, 1 no, 2 metro di 2 metri e 10, era una Un cosa colosso. un colosso.
E pensa te, dico: "Ma, che roba" e questo qua venuto: Magdi" m'abbracciava, era mezzo matto, no, però aspetta, questo ragazzo 20 anni, lui aveva già era già il campione del mondo juniores di nuoto. Cioè quando entrava in piscina non vedeva nessuno, non vedeva nessuno. A un certo punto era poi, i genitori era gente con i soldi, il padre lavorava all'ambasciata inglese, quindi lui ha studiato, ha vissuto un pochetto, l'inglese era un fenomeno. Capelli corti ti metteva paura. All'epoca chi di noi c'aveva i capelli alla nessuno, è giovane. Dice: "No, ma io ti porto in palestra", praticamente m'ha portato al centro sportivo dove io scappavo la sera, scavalcavo la sera per fare la sbarra parallele. Grande. Oh, e lui e la famiglia, lui era cresciuto in piscina lì. E lì, un centro del genere non ti potevi avvicinare, era solo gente di alto livello, erano solo i campioni che andavano lì. E quindi praticamente, dico m'ha detto: Passi domani sotto casa", m'ha lasciato, sono andato con l'autobus, "Andiamo insieme". "Okay, andiamo insieme". Io guardavo, dico: "Ma do cazzo vado?" Vabbè, inso io una formica quello, e poi pensa te, faceva di cognome Montagna. Di Montagna, cos oh, fosse stato italiano proprio ci stava alla grande, proprio l'uomo montagna. io ho detto la parola in italiano, in Ah, arabo, okay, okay, era egiziano giustamente, però ci stava dai. era Era già grande, grosso, di nome e di fatto. sì, di nome e di fatto. Dico: "Vabbè", i centri sportivi lì ci stanno uno a destra e uno a sinistra, e mica puoi entrà così, eh. Conoscevano tutti i clienti, questi, erano lì proprio per controllare chi entra. E lui: non te preoccupa, entra", quello mi ferma. Gli ha fatto: "Oh, sta con me, basta, finito." Gli hanno fatto così: "Sì signore." Questo per dirti come era conosciuto. Cer C'era il corridoio, no, di mattonelle, poi c'hai ovviamente tutto verde, e mi fa, allora dico: mi dici andiamo ti faccio vedere la palestra", no, beh, lui cammina, io dietro di lui, tu lo sai, no, c'era gente davanti, no, qualcuno anche lui stava a faceva così, boom. si faceva largo. Oh mamma mia, ma dove vado? Questo matto proprio, quello non ci sta, oh, nessuno fiatava. Lui se deve passare lui, non ci deve stare nessuno. Quella era la sua testa, gli diceva così, no, dico: "Mamma mia, vabbè." Vado dietro lui, siamo entrati in palestra, insomma c'erano i pesi, attrezzi quasi niente, tu bilanciere qua, là, dice: fammi vedere." Dico: "Ecco, ah bello, ammazza che fisico che c'hai." Ci alleniamo, io dico: "Questo c'aveva in tasca, aveva preso il metro, no, era già misurato il braccio, 50 di braccio." Dico: Natural. Un Ma vero neanche lo sa come i pesi, così, si allenava così al modo suo, no, e sì, sì. io qualcosa sapevo perché c'avevo la mente, insomma, e quindi gli insegnavo le cose, gli dicevo: "Guarda, c'hai il petto carente, devi" forza immensa, forza immensa, non era solo grosso, la forza immensa, a dimostrazione. Un giorno m'ha invitato, sempre al centro sportivo, c'aveva il compleanno d'estate, normalmente tutti i giovani dove si mettono, c'era la piscina, no, tutti con il tavolo, la sedia, no, intorno alla piscina perché è fresco, no, e m'ha fatto conoscere tutti amici suoi che erano praticamente chi campione di karate, chi di pugilato, di lotta, gente che erano anche grandi di età, 30, 35, 27. Adulti, adulti. Sì, io ero praticamente l'unico tutta gente conosciuta per carriera sportiva immensa.
Poi vicino davanti a noi c'era un altro tavolo, c'erano altri giovani. Ah, sai, col caldo tutti a birra qua là. Il compleanno su, a birra, prendi, prendi, Io bevo perché se qualcuno, questa è una regola non scritta in Egitto, se qualcuno ti offre una cosa non puoi dire di no, perché se Okay, t'offendono. okay. E finché stiamo sulla birra per me va benissimo, so' usciti fuori i cannoni. Roba da fumare. Ma e io fumavo qualche sigaretta, ma non avevo mai fumato il fumo. Marijuana, marijuana di quella buona. Allora, vedo questo, ha cominciato già con la birra, ha cominciato a parlare in inglese, Uh, tutti i discorsi, che non lascia sta. Ho detto: "Mo' questo se stranisce, porca puttana, come fa?" Vabbè, m'ha offerto il coso, no, Spinello. "Tu hai fumato?" "Sì." "Sì, come no, fumavo." Non potevo dire di no, perché certo, è chiaro. e poi tutti gli altri, gente adulta, che stai lì con questi m'ha fatto presentare il gruppo e sono del gruppo, non posso non puoi. Hai fatto parte del team dai, ci sta. Sì, allora vabbè, ho cominciato a fumare. Oh, son passati 5 minuti, ho cominciato a ridere come uno scemo. Non riuscivo a smettere, non riuscivo a smettere. Ma come se non voglio smettere, non do a ride e basta. L'altro tavolo, quello t'ho detto che c'erano quelle altro gruppo che stavano a bere qua, là, allora uno di loro vedi questo scemo, no, ho fatto così. Io ho fatto finta di niente, non dovevo fare allora questo ragazzo che parliamo di quello grosso, m'ha dato una spalla: "Oh, hai sentito quello che t'ha detto?" E io ero già attaccabriga, no, però così, non però e lì poi eri costretto, perché c'erano questi e non m'aveva detto che c'erano attriti tra questi gruppi, non lo sapevo. Ah, sì, 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 ho capito. Perché tra campioni eccetera c'era sempre la gelosia, la competizione e questo o quell'al mi sono t'ho detto ero anch'io di attaccabriga, mi sono alzato, gli ho ammollato subito un cazzotto, è cascato per terra. Poi in un secondo ho sentito, tavoli, sedie, casca tutto e vedevo gente che volava dentro la piscina. Volavano! Ho guardato lui, non dava cazzotti, prendeva la persona, fium, fium. Roba da film, scusa, roba da film. No, no, guarda i film di Bud Spencer non siamo lontani, te lo posso assicurare, ti posso assicurare cose perché non parlavo di me, mica io non c'avevo questa forza. Gente che volava. Ecco, concludendo questa storia, persone natural con una forza immensa, l'ho conosciuti. Ci sono, ci sono, ci sono. Diciamo. Se No, son se d'accordo, son se fa d'accordo. il collegamento. Ragazzi, guarda che ci stanno persone, n'hanno mai usato niente. Ho visto parecchi che hanno fatto parecchi risultati, Certo, sì, 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 ma come dicevi prima, la genetica fa una gran differenza. Ci sono i giganti, ci sono i nani. Adesso, sto parlando di un altro argomento, però la genetica può provocare grandi differenze a parità di allenamento e di impegno e di Poi alimentazione. se tu sfrutti la tua genetica nel modo giusto, metti un cervello qui, lo devi usare, vedrai che i risultati esci f es es esci fuo escono fuori, non c'è niente da fare, c'è Cer poco da inventare. Quando parliamo di, quelli di Mister Olimpia, parliamo sempre io devo parlare solo di questi solamente di questi anni '80, anni '90, erano tutti mostruosi, ma, avevano tutti la genetica, cioè è inutile che "Ah no, io ho fatto il culo più di questo, no, no, avevano tutti la genetica. chiarissimo, chiarissimo Magdi.
Chiarissimo, il messaggio è chiarissimo e deve essere chiaro a tutti e ognuno può arrivare fino a un certo livello, c'è chi può arrivare più lontano e chi meno, questo è una Eh, cosa scritta que nella genetica. cosa scritta. Quindi, sul discorso di oggi come oggi, quando io guardo, quelli di Mister Olimpia di adesso, no, come presentazione, ecco, parliamo della presentazione sul palco. Salgono, vedi che salgono, sbattono le gambe sul palco, esattamente come un nuotatore, sì, ha visto quelli di Un lottatore di sumo. un lottatore di sumo, esattamente lo stesso atteggiamento e anche lo per me sono uguali. S Allora, Sì, posare non sanno posare, fanno le 5, 6 pose di obbligatorie, arrivederci. E che cosa m'hai fatto vedere? Quando girano c'hanno un culo sviluppato, un culo grosso così, ma che roba è? A trippa perché non riescono a mantenere l'addome, no, perché a compatto, certo. forza di fare l'insulina, metti poi cioè il GH l'acqua di rose, ma l'insulina che è quella ti dà questo tutti pesano 120 chili, 100 normale, un peso normale adesso, perché è tutta acqua, è tutta acqua. Con l'insulina stiamo attenti perché noi stiamo in Italia e qualcuno sicuramente la usa, però se sbagli di dose vai al creatore perché Pericoloso. magari vai, esci fuori casa, nessuno lo sa quello che cavolo hai fatto e muori, Sì, muori. sì, puoi andare in crisi ipoglicemica, poi è molto pericoloso, bisogna gestire bene i pasti e quindi Certo, normale, arriva il dottore, ti danno morto di infarto, cioè, non stanno lì a vedere se hai usato insulina, non è un co il cuore è fermato, no, allora fatemi capire, no, ma quale cavolo di medico che ti dici perché è importante, come devi usare l'insulina? Chi è questo medico? Fatemelo vedere. Voglio vedere un medico che ti dice: "Fai devi fare l'insulina, però attento, devi prende questo, quello". Io so che prendono, non lo so, fanno qualcuno m'ha detto quanto fa? 10 unità su ogni pasto. Calcola per 5, 6 pasti. mamma mia, cioè è Aspetta, impegnativo solo pensarci. beh, poi, dici: ma io la so usare". Gli avrei dato un cazzotto in faccia subito. "Come la sai usare?" Con un po' di anabolizzanti, qual è il dottore che ti dice: però se fai abbina come oggi, no, Ma lì è il preparatore un po' alchimista che ti mette su quella ma senti, non voglio parlare di cocce perché poi sì, sì. entriamo in certi ci stanno anche i venditori che oggi si dice: p metti me no aspetta, metti questo, quello, quello collega, t'ha venduto 5, 6 prodotti, no, 1 funziona E gli altri non servono. e tutto il resto è un veleno o tutta roba che t'ammazza, no, quindi, ma, prima era la farmacia andavi tranquillo, no, poi io facevo così, figlio di mignotta come ero sempre, un prodotto per volta. Almeno capivi la differenza che faceva quel prodotto dai, ci sta. No, perché ho cominciato con poco, quindi una puntura a settimana, le punture secondo me all'inizio "Oddio, la puntura no, quelli fanno male." Il mio Sì, sì. cervello è ignorante, no, quindi mettete questo bel miscuglio, non sapete nemmeno quale funziona, hai speso un botto di soldi, non sai, non sai niente. "Ah, questo buono, buono, come buono? Come buono?" Come anche quando per dirti certe volte sento la gente io sono un tipo che osservo, a comprà la carne, se vedi la signora che dici:
voglio 1 chilo di queste fettine, ma è buona questa che come no? Poi che lui che vende ti dice che fa schifo. Cioè scusa per No, no, è fartelo chiaro, è chiaro. Cioè, ci sono degli interessi personali che sì, non incontrano le esigenze, certo. tu Cer che mangi la carne sai quale devi sapere cosa stai portando a casa, cosa stai chiarissimo, mettendo chiari dentro il tuo corpo. chiarissimo, chiarissimo. Comunque, Magdi guarda, hai riassunto un sacco di temi, ci hai portato anche qualche aneddoto interessante del tuo amico dell'enorme montagna e visto che è passata già 1 ora, penserei cerchiamo di ricapitolare un po'. Cosa consiglieresti a un giovane che si approccia, un principiante che si approccia adesso alla palestra, come diciamo pianificare gli allenamenti, gli esercizi da scegliere, così riassumendo un po', no, tutto il discorso che abbiamo fatto, Sì, in base alla faccio tua esperienza. un discorso veloce. Ovviamente, dobbiamo considerare sempre che un giovane vuol dire che, c'ha tutto fresco, no, articolazione tutto lubrificato, ormoni al massimo. Ricordiamo, quando dico l'ormoni al massimo, il testosterone, questo ragazzo deve andare in palestra, se uno vuole fare fai seriamente, che ovviamente sarà l'1%, vabbè. Cer Lo vuole fare seriamente e si allena bene, carica, insomma se piano piano, no, il mangiare deve mangiare tutto ragazzi, tutto. Perché tutto? Se io questo sta in fase di crescita, c'ha il testosterone a palla, no, e se tu ce è giovane giustamente. l'hai il testosterone, di conseguenza l'ormone della crescita va. Mangia, non ci stanno problemi perché vedo tanti non si ingrassano, mangiano una cifra, giustamente. È un conto che uno entra in palestra sovrappeso e questo è un altro paio di maniche. Un'altra cosa. E c'hai un fisico fresco, no, si vede, lo vedi che no, le vedo, si allena perché è convinto, no, deve mangià. Non possiamo dire: cavolo, mangi la pizza!" Cioè, la pizza! Porca puttana, ha mangiato la pizza, oh! Deve essere arrestato. Ma No, come? no, Deve mangiare! certo. No, Perché no, ma se cioè gli in dici fase di questo crescita ci sta dai, in fase di crescita eh, giustamente mangi calorie anche per vivere una vita serena, no, è in fase di crescita, devi mangiare, dai quello che il fisico ne ha bisogno, sei giovane, devi crescere muscolarmente e anche di altezza, perché si cresce fino a io sono cresciuto di altezza fino a 24 anni, ho guadagnato 1 centimetro, per dire, no? sì, 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 certo. Quindi voglio ricordare una cosa, i grassi servono, sono quelli che cioè senza il grasso il testosterone s'azzera. Sì, gli Come ormoni richiedono un certo quantitativo di grassi nella dieta, la produzione ormonale voglio dire, non è per questo ti dico: "Ah, mangi i grassi animali che ti fanno però ogni tanto, sei giovane, una bella bistecca. Lasciamo perdere sempre il bianco di l'uovo, no, cioè mamma mia, certo, no, quello no, chiama anoressia, no, mangia certo, sì, l'uovo, mangia le uova, no, non è che se vedi che cominci a ingrassarti, okay, sediamo un attimino, però devi, no, ecco perché ero stentivo, vai, c'hai certo, ragione. sì, sì, no, infatti, Giovane, se non fai adesso quando lo fai? Da vecchio come tutti no, no, chiarissimo. eh, Quindi questo Magdi tu diciamo, no, riassumendo a esercizi base, la proposta sarebbe esercizi base, carichi che devono crescere nel tempo, ripetizioni per abbastanza basse, piramidali sì, e un'alimentazione abbastanza libera e un po' istintiva, in modo che ognuno, diciamo, sia anche soddisfatto da un punto di vista morale, il insomma, che guarda, si viva una sua vita sociale bene. sì, il giovane soprattutto, quindi io dire: "Ma vai a prende l'aperitivo." Oh, ma questo è un giovane, non è che la palestra per lui una
professione, cioè voglio dire, bisogna distinguere, no, ma quello deve uscire anche con la ragazza, che gli famo? Che gli diciamo? Già sono, cioè stanno certi limiti proprio questa Diciamo una cosa, Magdi, se uno si sta preparando per una gara è un conto, no, è chiaro che per una gara dovrà stare però, lontano dalle gare ci sta assolutamente a vivere una vita serena, ecco, un giovane questo per quanto riguarda un ragazzo giovane certo, che ha pochi problemi, no, ma se noi prendiamo anche gente adulta, no, parliamo di culturismo, sì. di culturismo, culturisti, cioè voglio dire, no, tu puoi sacrificare, cioè c'hai una moglie, no, e figli, paghi l'affitto, no, le bollette. Senti a me perché voglio spiegare questo discorso, no, perché io ho insegnato in palestra quando si guadagnava bene. Quando ho visto che non si guadagnava più, sono andato a fare il lavoro che tutti gli altri non volevano fare, sarebbe a dire la guardia giurata. Ho fatto la domanda, m'hanno preso. Punto. Quindi cioè devo avere il lavoro, no, Questo è una quindi cosa fondamentale, quindi diciamo. non si può sacrificare fidanzata, moglie, famiglia, tutto questo perché: "Ah, io che posso uscire a mangià la pizza? Che siamo matti? Non posso quello no, quell'altro no, questo no, quell'altro" tua moglie t'ammolla. La fidanzata ti dice: "Oh, sgomma, parli con me solo di questo." Ragazzi, cioè, la loro vita è solo in palestra. Al di fuori della palestra sono nulli. Ecco perché stiamo parlando ancora di gente 50, mi dispiace, ma devo dire, 50, 60 anni stanno ancora a aspettare i clienti. Quindi riassumendo ti faccio l'ultima domanda, dici che scusa Magdi che sei già partito, no, quindi cosa Sì, consigli agli allenatori e ai coach di oggi, perché sei già partito con questo tema, se riassumendo un po'. oh sì, se capiamo quello che hanno bisogno i giovani di oggi, forse possiamo allora, oggi i giovani cosa fanno? Perché tutti i giorni io leggo tutto quello che sta scritto, già colleghi che conoscevo bene, gente di 30 anni di esperienza, tutto il resto, vogliono insegnare l'allenamento come si deve e li toppano. Perché? Non conosci i giovani. Il giovane dove va, scusa? Si parla di quelli che io, TikTok non ce l'ho, quindi non mi interessa neanche vedere questi che lavorano che incavi qua, là. Praticamente loro trovano un giovane come loro, no, con un fisichetto disegnato e gli fa vedere che per avere un corpo di genere non devono fare il culo. Ma quello che vogliono ma scusa, oggi i giovani vogliono scusate perché, no, come sono cresciuti ha un significato. Vogliono sempre qualcuno che gli dà la manina, quindi il co a intanto si innamorano di questa figura, no, ognuno è un bel ragazzo, a chi questo figo. "Hai visto il coach mio? Figo, eh?" Allora anche lui, no, per Certo, dirti, no, quindi vogliono quella schedina online, la dietina e vogliono avere questo fisichetto. Non gli puoi sì, dire non potete scrivere tutti i giorni 30 anni di esperienza, questo con l'altro, bisogna fare il bucio del culo in palestra, devi sputare sangue, non ti chiama nessuno. Non ti chiama nessuno perché sì, cioè non ti non chiama ti rivolgi a nessuno. un pubblico che ha un altro obiettivo, giustamente, non c'è bisogno di farlo. È normale, alla fine ti trovi che sei solo o stai a casa dei genitori o a malapena riesci a pagare le bollette, stai facendo una vita. Ma il lavoro si trova, perché io certe volte posso essere pesante, ma, insomma c'ho 67 anni e ho lavorato sempre, ho fatto il culturista, ho fatto come cazzo mi pareva, ecco parliamoci chiaro, donne Sì. tutto quanto, quando mi capitava una ragazza prima di andare in palestra la facevo, non esiste per me, non esisteva perché è la vita bella, oh che fai? Alla su Bisogna questa viversela insomma dai, la vita è bella e bisogna viversela.
"Scusa, a bella figa", e dici: "No, ma io scusa, vado in palestra, non ti ca". No, non si Grande può Magdi, grande. non si può fare, non si può fa quindi ho detto in 3 minuti. Certo, E io perché io non voglio alienare, non voglio fare il coach, perché se no pensano io non voglio fare il coach ragazzi, non mi interessa proprio. Io c'ho la pensione, sono bello tranquillo. La mia pensione non è una cosa eccessiva, però me ne faccio passare. La mia compagna è una impiegata statale, stiamo a posto, no, voglio dire, no, certo, sì, quindi sì. se io un domani devo pensare, che non credo, di allena lo sai quanti coach m'hanno mandato i messaggi che me fai la dieta, me fai la scheda, e coach che oh, gente che ha studiato pure, che quando parlano giacca a cravatta, cazzo, tutto stretto perché no, ehm, quando io ho detto: "Guarda, con me non funziona così, o vieni, ne parleremo perché io devo parlare, vedo la tua mentalità, sei uno scemo, sei strano, s e quali sono i tuoi obiettivi?" Qua, non parliamo di gente deve iniziare, no, gente che già c'hanno 20 anni o 25 anni di allenamento sulle spalle, però sono sempre uguali, sono rimasti uguali, però danno consigli, no? Quindi, vieni, ti facciamo 3 sedute di allenamento, vedo dove sta, se c'è qualcosa che non va, se questo può andare bene per te, questo non viene nessuno. Loro No, vogliono pagare, no, ma vogliono pagare, no, gli devi mandà questa online, e io con chi non so chi sei, non ti caco proprio. E poi a parte che non ci casco, non ci casco. Vieni, ne parleremo, sì, no? giustamente, giustamente. Son d'accordo, anche perché una persona per allenare devi vederla muoversi, non basta passare la schedina online e via. Cioè, se non vedi come si muove, come fa gli esercizi, come si impegna, tutte queste cose. Per carità di Dio, ce stanno tanti, hanno studiato molto, molto, e io sono ignorante, lo devo ripetere perché così insomma, ognuno Però sa. hai una lunga esperienza, dai. Sì, d'accordo. Io so i miei difetti e tutto il resto, no, come guardavo allo specchio, e lavoravo su questo. Oggi, andiamo a vedere gli atleti, mamma mia, ti metti le mani nei capelli, 50.000 federazioni, alla fine salgono sul palco in 3 e il giudice è costretto a scegliere il meno peggio, ma il meno peggio non significa il meglio. Oh! Sì, sì, con Stiamo tutte attenti. queste federazioni, alla fine c'è una frammentazione tale che, Eh, poi si arredono tutti, ma però con c'hai anche la scelta, e io posso scegliere la gara a misura. certo, So sì, quello, quello. si guardano, e quando guardi i fisici dici: "Mamma mia, ma vedi questo?" Oltre che scrivono cose, com'è possibile che c'hanno i coach, gente ma di 60 anni ancora con i coach, e questo non ti ha detto che fai schifo. Ma porca puttana, no? Ma, questo specchio è finto, dove vivete? Non cioè, non lo so, come se No, guarda su è chiaro Magdi, cioè tu hai riportato tutto, hai enunciato quella che è la tua filosofia giustamente del bodybuilding, il bodybuilding classico estetico, per cui lo specchio è il riferimento per vedere se si sta progredendo o meno e uno dovrebbe da solo anche se uno riuscire c'ha 2 metri di braccia che a fra un po' gli arrivano per terra, no, e sei tutto un pezzo, gambe secche e ti dici: "Ah, mai mollare, e questo è un UFO e quell'altro", mollare, ma il fisico da mo' che t'ha mollato, che devi puoi anche continuare, cioè no vabbè, diciamo che oggi c'è sicuramente meno selezione, una volta c'era molta più selezione e meno federazioni, quindi alla fine emergevano solo i migliori proprio. guarda le mie frasi, ha visto come abbiamo iniziato il gusto, la bellezza, oggi il Cer gusto azzerato. Però Magdi, quello si è un po' perso proprio anche a livello di Mister Olympia, cioè voglio dire, lì proprio Sì, ma siamo
Ecco perché t'ho detto io quelli del Mister Olympia ma neanche li guardo. Non me danno non perché ero meglio, per carità, dopo quello che ho visto. È un altro è un'altra attività, un'altra disciplina, un altro sport, diciamo così. Tra olio t'ho detto, olio, insulina, sono corpi sì, ma, con l'insulina l'insulina basta che fai cresci 10 chili in 1 mese o Sì, 20, sì, l'insulina è incredibile. e risultati immediati, però noi siamo tosti perché che vuol dire insulina? Sopravvivo, ma c'abbiamo gente che combatte, con la chimica. Cioè Sì, no, diciamo oggi cioè una volta la chimica era un qualcosina di più, era oggi è diventata la base. Roberto, te lo posso assicurare, ti giuro su qualsiasi cosa. Io non potevo mai aprire bocca, fare questo discorso, neanche con i campioni grandi, non ho mai chiesto perché per me era solo una vergogna. Certo, no, no, ma capisco, Veramente. apprezzo anche perché comunque il bodybuilding è bello perché è un'attività di palestra, queste cose qua. Diciamo il resto può aiutare a migliorare, diciamo, il livello, però se diventa la base la chimica, si perde anche il gusto dello sport, diciamolo, no, perché poi poi il l'olio, poi siamo a livello lì è Sì, gattesco. sì. L'ultimo consiglio che io sinceramente me lo posso permettere in 1 minuto, ragazzi, la critica non serve a niente. Capite? Non scrivete sempre, certe cose perché dovete guardare quello che fate voi. Oggi come oggi, anzi sono secoli che si fumano le sigarette, no, quando tu hai fumato 20 sigarette al giorno o 40 sigarette al giorno e fai comprare le sigarette è diventata una cosa normale perché sono legali, no, perché sono legali, le sigarette fanno venire il tumore, lo sappiate però fumate, no, ti fanno venire infarto, ci stanno tanti cazzi che per le sigarette si muore tutti i giorni, però sono legali. No? Certo, sì, sì. E quindi non fanno male. Quelli che fumano le canne sono i primi quando ho chiesto a qualcuno dice: a marijuana, fa bene perché cura, è curativa." Okay. Allora, fumati la canna, guidi, porta la macchina, i riflessi non sono gli stessi, ammazzi qualcuno e questi sono effetti collaterali. Sigarette c'hanno effetti collaterali, i Cer comportamenti del cazzo c'hanno gli effetti collaterali, no, certo, perché anche la tecnologia ha gli effetti collaterali. Lo stesso telefonino che noi tutti con la macchina e stanno con questo cazzo di telefonino che m'ha costato 2 incidenti in 1 mese che stavo fermo al semaforo, m'hanno tamponato, scende la signora, dico: "Hai visto che" anzi m'ha detto: "Ma perché ti sei fermato?" Io ho detto: "Mortacci tu, ma mo sul serio uno si incazza, no?" E il semaforo era rosso e scendi e mi dici: Perché ti sei fermato?" Ecco i effetti collaterali della tecnologia. Voglio continuo a sì, no, ma raccontarti è chiarissimo Magdi, dai. eh, Diciamo che hai riassunto hai fatto un bellissimo excursus. non mi Diciamo piace sentire le critiche del cavolo, perché non hanno senso. ma hai ragione, cioè la critica per la critica non ha senso, cioè è chiaro che abbiam parlato liberamente di vari temi. Senza peccato, scaglia la prima pietra, vediamo quanti sono santi in questo paese. Punto. Sì, sì, no, ma assolutamente, dai, assolutamente. Comunque Magdi, dai, è stata una bella chiacchierata, è più di 1 ora e 20, per cui direi che magari possiamo pensare di chiuderla. Hai fatto un bellissimo excursus, diciamo abbiamo parlato di tecnica di allenamento, la tua esperienza e anche di alcuni aneddoti molto interessanti che hai enunciato tu, molto molto divertenti anche, quindi abbiamo parlato di tutto, allenamento, alimentazione e anche integrazione chimica, se vuoi. E Sicuramente l'alimentazione fuori alimentazione e allenamento fuori gara un discorso, sotto gara usavo ovviamente pesi moderati e solo movimenti di separazione, no, di isolamento in qualche modo. striature eccetera, eccetera e tutto. Quindi c'era
un certo tipo di lavoro deve essere fatto in una certa maniera, le pose era tutto studiato, una routine corta, Sì. ma buona conseguenza, ma facevo vedere solamente i punti carenti. Io ti faccio vedere quello che voglio. Diciamo e facevi vedere solo i punti forti, diciamo, perché adesso hai detto i punti che diciamo Non me inventavo una routine lunghissima perché poi certo. quelli s'annoiano perché no, No, quindi no, ma è giusto. Bisogna riassumere il proprio meglio in poco tempo. deve essere tutto studiato, no, senza insomma. E poi, tutti questi dottori, quello con l'altro, con tutto il rispetto, io sono ignorante, fate voi. No, ma dai Magdi, lo sport è bello, perché è sport, poi tutto quello che viene dopo, tutta la scienza può aiutare in certi casi. C'è sempre la genetica a fare la differenza, perché uno può usare tutta la scienza che vuole, ma se la genetica non c'è, La scienza sicuramente aiuta cioè tantissimo, per cui ma non c'è mhmm, non c'è una regola fissa anche per quanto riguarda il corpo umano, no? siamo tutti diversi, no, in qualche modo, quindi ognuno deve trovare la sua misura, deve trovare la sua strada. Certo, Quindi va cer personalizzato l'allenamento, la dieta e tutto il resto, quindi e anche le pose, come dire, no, perché ognuno ha il suo fisico. devi conoscere te stesso. Perfetto, io la concluderei così proprio il riassunto è: conoscere se stessi è il vero segreto dello sport e anche in tanti e nella vita in generale. Quindi Magdi, io ti ringrazio moltissimo, magari avremo possibilità di parlare ancora in futuro in altre occasioni. Grazie per l'interessante discussione e ci vediamo alla prossima. Allora grazie. Ciao Magdi, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Riassumendo, come sottolinea Magdi, conoscere se stessi è il vero segreto che qualsiasi praticante che abbia superato la fase di atleta principiante deve approfondire per sviluppare appieno il proprio potenziale. In poche parole, autoconsapevolezza, realismo, impegno e costanza. Ciao, alla prossima!